succedendo in pratica? Che quando qualcuno arriva, purtroppo viene a mancare, molti ti dicono, ah sai, ho visto, ah sai, sì, puoi percepire la presenza di quella persona accanto a te, ma l'anima diventa matura nel senso di farsi vedere da una persona non predisposta a vedere dopo 7 anni. Perché 7 anni? Perché l'anima raggiunge la maturità nel farsi vedere in maniera integra, come fisica. Nei 7 anni puoi vederla, cioè puoi ascoltarla o si può manifestare tipo con i profumi, con un'ombra, Le violino. perfetto. Sì, Ma l'anima vera e propria spostare matura l'aria, nel senso di vederla fisicamente Ci vogliono 7 anni. ha già passato 7 anni E di un'altra matura. domanda. Dimmi. Come fai a dirlo? 7 anni esatti. E gliel'avranno detto. Te risposto, cioè al posto mio, la prima cosa che io ho chiesto è proprio questa: perché ti vedo? E mi ha risposto perché sono trascorsi 7 anni. E perché mi parli di 7 anni? E mi ha spiegato proprio quello che vengo Quindi è un spiegare ciclo. adesso. Un ciclo di Cioè 7 la anni. maturità dell'anima nell'aldilà passano Cioè l'aldilà sarebbe fondamentalmente l'aldilà. sì, lo chiamo l'aldilà nel senso nel senso che la persona è morta, non c'è più nella nostra vita quotidiana, quindi non è che la puoi vedere e toccare ogni giorno, quindi io lo chiamo nell'aldilà. Ok. Poi ci può essere un altro che lo chiama che ne so, il buco, o un altro che lo chiama questo, un altro che lo chiama quello. Vabbè, un'altra dimensione. Perfetto, io lo chiamo l'aldilà. L'aldilà quindi esiste il tempo? Il tempo non è come il nostro, nel senso, il nostro tu puoi vivere 40, 50, 60, 70. Nell'aldilà ci sono anime che hanno più di 100 anni. Quindi c'è un tempo non è definito. Cioè, diciamo, noi lo chiamiamo tempo, ma lì comunque sia non c'è, Bravo. cioè, è una cosa infinita. Ad esempio, ti porto un altro esempio. Eh, da poco tempo, cioè il primo di novembre è stato il periodo dei morti, vivendo qui all'estero, non ho nessuno. Ho accompagnato qualcuno al cimitero. Qui usano i fiori finti, da noi usiamo i fiori veri, qui spesso usano i fiori finti e li cambio ogni anno. E li voleva, e questa persona voleva buttare i fiori dello scorso anno. Io ho detto no, dammeli, perché purtroppo c'è gente che non ha i familiari, o perché vivono all'estero, o perché vivono dall'altra parte, o perché non ci vanno mai. Dico, camminerò con sti bouquet in mano, dico, ogni qualvolta che mi cade, posiziono, dico, il bouquet alla persona. E l'ultima la scelgo io. E così ho fatto. Tenevo stretto, perché molti ci possono pensare, ah, lo toccare apposta. No. Credimi che tenevo il bouquet più stretto possibile. Proprio con i pugni proprio strettissimi. E ogni tanto, durante il percorso che facevo, uno cadeva. E quindi posizionavo. L'ultimo l'ho scelto io. In pratica era un militare morto nel 1863
e mi sono abbassato e inizio a parlare in pratica. Ma chi era come, cioè quel giorno, la cosa che mi ha fatto, tra virgolette, male, è stato che involontariamente mi è scappato di dire mi ha parlato. Sul momento non mi ha detto nulla. In un secondo momento, tra virgolette, mi ha deriso. La cosa che mi ha fatto male è stato la persona che mi ha deriso. Dico tra virgolette perché? Perché a un certo, cioè, in un certo senso, parliamoci chiaro, non me ne frega una bella mazza. Però mi sono messo su internet e ho cercato il nome e il cognome con la data del militare. E tutto quello che mi aveva detto il militare, che io avevo riferito alla persona, era documentato su internet. Ho preso il telefono, ho chiamato la persona, giro il telefono, dico, visto che non sono pazzo? La persona è rimasta e mi ha chiesto scusa. Ho detto no, figurati. Io dico, visto che è facile puntare il dito su qualcuno e dire che è pazzo, dico, io cerco le parole per non ferirti. Tu mi punti il dito sopra dicendomi che sia pazzo. Sì, per quello stavo dicendo, come dicevamo prima, all'inizio deve essere stata dura, molto dura, molto. Quindi ti sei fatto, adesso dici che poi ti fai due risate. Sì, ormai sì. Ormai la corazza. Cos'è? Sì, ormai sì, ormai Cos'è? sai cos'è? Ormai chi non mi conosce mi vede come la persona. Però tu mettiti diciamo nei panni di chi viene dall'esterno, diciamo dal mondo esterno. Ma io che ci metto, sta fuori la cosa sbagliata è puntare il dito, cioè giudicare senza sapere, senza conoscere, senza provare, diciamo. Comunque, noi ti conosciamo da 6-7 anni, sì. come dicevamo prima, e fin quando non ti abbiamo avuto sul campo, tra virgolette, è difficile da credere a una cosa del genere, capito? Ma infatti è facile. Io mi metto sempre nei panni anche di chi commenta. Io metto sempre nei loro panni, perché dico, tu bene o male, cioè, non hai conoscenza, non hai credenza, mi ci metto sempre. Infatti io, oggi, come diceva lui, mi ci faccio una risata. Però in precedenza ci ho sofferto tanto, nel senso, già io avevo i dubbi su questo, se era reale o se non era reale, e sentirmi dire sei pazzo mi uccideva di più. Oggi, con gli anni, mi ci rido sopra, infatti io dico sempre, al di là di quello che vedo e quello che sento, sono un essere umano, anche io esco, anche io faccio le cavolate, anche io rido, anche io scherzo con gli amici, sono una persona normalissima, cioè non è che per quando vedo, sento, sono differenti, no? Solo hai vari compiti da gestire. Solo che hai qualche lavoretto in più da gestire. Bravo. Questo è, ho più competenze, diciamo, nel senso, ascolto 2 o 3 persone allo stesso tempo, mi gestisco questo diversamente. Però, come dicevo in precedenza, è raro che io dica questo. Infatti, come lui ti ha spiegato, dopo 7 anni l'ho saputo ora. Ecco Mario, un'altra domanda. Come riesci a distinguere il vivo dal morto, tra virgolette? C'è una differenza nella visione. Okay. La differenza può essere in 2 modi. O c'è la classica, come molti immaginano,
Laura. Quella lucina in tutta la sagoma. Sì, Laura. Tipo neon. Laura energetica. Non l'ho capito, scusami. Tipo sai quando tu ti vai accendi un neon bianco che c'è quella intorno? Questo. Oppure l'immagine è più opaca. Ah, ok. Capito? Cioè è più opaca. E là, cioè, queste le prime volte. Quando poi sei esperiente, ti accorgi subito. Ma li vedi vestiti? Quello cioè vedi proprio gli abiti. Li vedi vestiti, li puoi vedere pure nudi. Li vedi pure nudi. Cioè gli abiti sono a colori come i nostri? Sì. Li vedi pure nudi. E se tu, Infatti, se tu ti ricordi la prima uscita che abbiamo fatto In ospedale. Insieme in ospedale, quando parlavate, se ti ricordi la scena della sedia, dove c'era il sangue? sì, le vostre supposizioni erano la pistola, questo, quello e quell'altro. Io subito che ho detto no, sono colpi di bisturi. Sì. Perché in quell'istante, cioè non posso dirti tutto, ma vedevo i colpi di bisturi dati, capito? Ecco che dico, ci sono cose che ti posso dire, cose che non ti posso dire. Anche in una prossima indagine, giusto che c'è chi mi vedrà sa, ci saranno ugualmente quelle cose che io potrò dire e quelle cose che dovrò far finta di nulla ed evitare di farle uscire. Mi può capitare che mi esce lo stesso. Ah, tanto prendi i tuoi schiaffi. Mi piacciono le conseguenze e figurati, ci sono abituato, piacciono le conseguenze, passeranno. Prima parlavamo un attimo del tempo per quanto riguarda l'anima. 7 anni per la maturità, per gli spostamenti, alcuni decidono di rimanere in un luogo, però come succede spesso nei sogni sogniamo i nostri cari che sono insieme agli altri familiari quindi si incrociano o no? Sì, si incrociano. Ti spiego il perché si incrociano. Si incrociano perché quando è come se fosse, ad esempio, tua moglie mette al mondo un figlio. Il figlio, i primi anni, chi accudisce il figlio e lo apprende a vivere? È la mamma e tu, da papà. Quindi in quel caso è come se l'anima deceduta da poco ha come mentore l'anima che è deceduta da diversi anni. Okay. Quindi è affiancata, fino a quando poi arriva al passaggio di maturità e ognuno prende le sue strade. Ah, quindi non staremo insieme familiari per tutta la... No. Come ci puoi stare? Come no? Ma ti incroci sempre. Tutto, cioè, possono essere... non Sai che mi viene in mente? Visto mai quando fanno vedere i film tipo i cyber, i film di computer, roba varie che fanno le presentazioni con le linee che fanno vedere l'energia che scorre da un lato all'altra parte, che poi si ricongiungono e poi dopo ripartono. Sì. Secondo me saremmo guidati così. Ma tra virgolette, cioè, diciamo sì, potrebbe anche essere così, ma in realtà no, cioè, ad esempio, quando un'anima rimane bloccata, ad esempio in un luogo, in una casa, bloccata poi? rimane bloccata, infatti ci sto spiegando perché qualcuno, ad esempio, fa i classici riti dove cerca di vedere quella persona specifica, sbagliando blocchi la persona in quella casa e può anche diventare cattiva quella persona. Sei prigioniera. Sì, perché praticamente è prigioniera in quella casa.
Perché se l'anima, chi lo chiama spirito, chi lo chiama fantasma, chi lo chiama... Cioè, io sono per il libero arbitrio, cioè di ognuno ce lo chiama, cioè come vuole. Cioè può vagare ovunque, cioè, puoi andare, cioè, puoi fare l'uscita in un castello e può essere là, la settimana dopo puoi fare e si può ripresentare là, ad esempio. Ti può anche seguire, perché se si è messa di mira di seguirti te la puoi portare dietro e tu non lo sai. E tu non lo sai, ad esempio. Ma se ad esempio io esco con te e l'ho vista per la prima volta al castello di un nome, di Musumeci, e poi la rivedo perché Musumeci, che cazzo? beh, per dire, ho fatto un nome così A Castello di Monte Cristo, dai. perfetto, e poi la rivedo, che ne so, in un'altra uscita, in una casa abbandonata, io già so che ti ha seguito o che mi ha seguito. Quindi si spostano Volontariamente, cioè certo, si sposta volontariamente, perché o però per esempio se ho qualcuno che sta attaccato a me, mi seguirà ovunque, quindi. questo sì, Però può scegliere di staccarsi da me per andare altrove. si può staccare da te per andare altrove solo per motivazioni di bisogno. Ok. Solo perché altrimenti è con te H24. Adesso invece mi è sorta un'altra domanda. Tornando alla signora, noi come sapete stiamo in Belgio. La signora ti parla in francese e in italiano. Ti faccio la domanda perché quando noi mettiamo la Spirit Box, essendo qua in Belgio e che la Spirit Box capta le onde radio francesi, Sì. più di una volta ci avete com'è possibile che ci parlino in italiano? Ti spiego, ti possono parlare in tutte le lingue, soprattutto se come me parli diverse lingue, perché io oltre al francese e all'italiano parlo anche l'inglese e lo spagnolo, quindi a me se ad esempio mi trovo in quella circostanza dove c'è qualcuno che non vuol far capire all'altro qualcuno che vede come me, mi può parlare le lingue che io conosco. Quindi chi è con me che vede può vedere, ma non capisce. Ah. Quindi quando loro si fanno sentire in italiano da noi perché vogliono Perché che voi ascoltiamo. perché sanno che capite meglio in italiano, ad esempio. Cioè, anche se capite benissimo e parlate il francese, ma loro sanno che la lingua madre vostra è l'italiano, quindi si manifestano più con la lingua italiana. Spesso pure con me parlano italiano, no? Tranquilli, cioè, che quando avete gli audio che vi esce la lingua in italiano, spesso pure con me parlano in italiano, anche se la signora, come dice lui, è belga al 100%, cioè al 100%. Ma molte volte mi parla in italiano, molte volte parla in francese. Questo fortunatamente loro apprendono le lingue in un attimo, cosa che noi dobbiamo studiare. Adesso mi viene in mente una cosa. Si dice che quando invece stiamo abbandonando questo mondo, quindi stiamo morendo, più di una volta è capitato, per sentito dire, perché si dice chi vede la mamma, che ormai è deceduta da anni, o chi vede il padre, è possibile questa cosa oppure diciamo non sono fantasie, però sono magari proiezioni che la persona mentale che vuole vedere una persona vicino mentre sta andando via. Non è fantasia, questa è pura verità e te lo posso assicurare. Spesso quando stai per partire nell'aldilà, lasci il mondo dei vivi, come diciamo, e vai nel mondo dei morti, vedi una delle persone
care, anche se è morta da poco come tempo, la persona che sta per andare riesce a vederla. Perché in pratica è come se ti viene a prendere per darti il conforto di farti partire in pace. Questo, vedi, è un discorso che mi tocca tanto e ti spiego il perché. Da un annetto e qualcosa ho perso mio cugino, cioè che per me era come un fratello. Il papà, manco un anno dopo, meno di un anno dopo, in pratica malato di Alzheimer, quindi non ricordava nulla, manco sapeva che il figlio era morto. Cioè, figurati, cioè, non è che sapeva che il figlio era morto. Ma si ricordava del figlio? No. Ah, quello se lo ricordava. Si ricordava vagamente. Però manco sapeva che era morto il figlio. Tu figurati che il figlio era morto, la mamma sapeva perché la mamma, cioè, mentalmente è ancora stabile, lui mentalmente ormai era stabile. Gli ultimi momenti di vita del papà di mio cugino mi è rimasto impresso perché mi ha detto, cioè non a me ma cioè, ai familiari, apri la porta che c'è Lillo. Ma mi dice, ma che stai dicendo? Sì, guarda, ha messo le scarpe nuove, lo ha descritto come il giorno in cui mio cugino è stato messo nella sua bara. Tutti sono rimasti, perché non si aspettava. Durante la notte il papà è partito. Infatti tutti, sai, pensavano che fosse un'immaginazione. No, lo ha descritto. Logicamente, ma d'Alzheimer uno pensa che... Lo ha descritto proprio per filo e per segno. E se tu hai girato e gli ha detto, ma io lo so che è morto e magari è nascosto. Perché è là, me lo sto dicendo. Tutti diciamo, visto che è fin di vita sta delirando. No, lo ha descritto proprio come è stato messo dentro la bara. Lo stesso tipo di avviamento. Ecco perché ti dico sì. Forbatrosso. Sì. Che facciamo? Quindi quando noi cominciamo a vedere ci dobbiamo già preoccupare. Dipende, nel mio caso no. Tu dovresti preoccupare tutti i giorni. Nel mio caso no. Vedi che rido pure io, però dai. Va bene. Ultima domanda per chiudere questa fantastica intervista. Una domanda di curiosità. Quante ce ne sono adesso qui? Perché devo dirtelo? Dimmi il numero. Posso dirtelo? Sì, perché? 5, ok. Bene, ragazzi, allora... Aspetta, un'ultima. La vecchia è qui. Quale vecchia? Quella è casa tua. Quella è casa mia? No, quella è casa per adesso. Mi aspetta. Aspetta. La curiosità era se ti aspetta. E ti sto rispondendo, quella mi aspetta. Ti aspetta. Aspetta che io vengo a casa per spiegarmi un po' di cose. Anche se vedi, anche se a casa, anche a distanza sa comunicare. Ah, vedi, questo non l'hai detto in un'intervista. Ma non è che posso svelarti tutto. Visto che Donato ha già rivelato il discorso che sarò con voi diverse volte, lo rivelerò in futuro. Allora Mario, noi ti ringraziamo per averci soddisfatto su alcune delle nostre domande, perché comunque ragazzi le curiosità sono tante. Grazie per aver partecipato. Ma grazie a voi. Come ha anticipato Mario, sicuramente lo troverete in qualche nostra indagine. Lui sarà il nostro K2 vivente.
Ci tengo a precisare, ragazzi, non sono pazzo. E sorride. Vi ricordo, ragazzi, che a breve riprenderemo il format con la Spirit Box, quindi non esitate a scrivere le vostre domande. Io penso che questa lunghissima intervista di Mario spero che sia chiarificante per tutti. Oltre al format, ragazzi, volendo, Mario sarebbe disposto a sottoporsi ad un'altra intervista, quindi se avete altre domande che potremmo proporre a Mario sarebbe molto felice di rispondere. Giusto, Mario? Con molta tranquillità. Ringrazio nuovamente Mario, ringrazio Alex perché comunque se sono le 3 di notte, ragazzi, stiamo intervistando alle 3 di notte Mario e Alex è ancora sveglio, ma tra poco dorme. Come sempre vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale, di continuare a supportarci, e volevo ricordare che a 1000 follower noi abbiamo una Vincenzo speso, quindi iscrivetevi.